Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio il video da questa prospettiva, per cambiare un po'. Allora, andiamo avanti col Vangelo di Tommaso. Oggi leggiamo i logia o versetti che si voglia dal 10, 11 e 12. Andiamo avanti 3 versetti o 3 logia a video. Versetto o logia numero 10. Gesù ha detto: ho lanciato una fiamma nel cosmo e la custodisco affinché arda. Un'altra traduzione dello stesso logia: Gesù disse: ho appiccicato fuoco al mondo e guardate lo curo finché attecchisce. Che il senso è lo stesso, cioè la parola di Gesù, quello che lui ha portato è un incendio che Gesù stesso guida e fa in maniera che attecchisca, che divampi e non si spenga. Una rivoluzione vera e propria, e l'abbiamo visto in questi secoli che cambiamenti ha portato all'uomo e all'umanità, anche se l'uomo adesso sta veramente facendone di cotte e di crude, ma questo è un altro discorso. La parola di Gesù, la rivoluzione di Gesù ha attecchito e ha bruciato il mondo. Sta a noi raccoglierla o meno. E andiamo all'11. Gesù disse: questo cielo scomparirà e quello sopra pure scomparirà. I morti non sono vivi e i vivi non morranno. Nei giorni in cui mangiaste ciò che era morto, lo rendeste vivo. Quando sarete nella luce, cosa farete? Un giorno eravate uno e diventaste due, ma quando diventerete due, cosa farete? Ah, questo è molto, molto importante e molto complesso. Fa le altre cose. Vi ricordate anche che avevamo già visto quando mangiate se il leone vi mangia diventa un uomo, se voi mangiate il leone diventa uomo. E sempre c'è il doppio insegnamento, l'insegnamento terreno e l'insegnamento gnostico o l'insegnamento alto spirituale, definitelo come volete. Allora questo cielo scomparirà e quello sopra pure scomparirà, perché noi non avremo più cielo quando saremo nell'aldilà. I morti non sono vivi e i vivi non morranno, perché non ci sarà più la morte. È chiaro questo messaggio. E poi quello che mangiaste lo rendeste vivo, perché diventa attraverso di voi vivo. Quando sarete nella luce, cosa farete? Nell'altra traduzione invece è detto così: quando sarete nella luce, cosa dovrete fare? Un giorno eravate uno e diventaste due, ma quando diventerete due, cosa dovrete fare? Invece qua è cosa farete? La domanda è una domanda risposta, cioè noi dobbiamo fare un percorso per arrivare a capire cosa dovremo fare quando diventeremo due, cosa dovremo fare quando sarà il nostro momento, quando saremo nella luce. E la troviamo attraverso le parole di Gesù, attraverso il percorso che su questa terra dovremmo fare, altrimenti dovremmo fare un percorso di là, che sarà un po' più faticoso per noi. Numero 12 e ultimo logia o versetto di oggi: i discepoli dissero a Gesù: sappiamo che tu ci lascerai, chi sarà la nostra guida? Gesù disse loro: dovunque siate dovete andare da Giacomo il giusto, per amore del quale nacquero cielo e terra. Anche qua Giacomo sapete che si mormora anche in altri Vangeli apocrifi e se ne parla anche nei Vangeli canonici in maniera proprio di corso, di sfuggita. Pare che questo Giacomo sia il fratello di Gesù e sia il primo vescovo di Gerusalemme. Giacomo giusto appunto era il cosiddetto fratello di Gesù ed è stato veramente un personaggio è riportato appunto nel Vangelo di Tommaso, mentre non se ne parla oppure di sfuggita nei Vangeli
canonici svolgeva un ruolo di primo piano nella chiesa di Gerusalemme, ma un'altra traduzione del Vangelo di Tommaso recita così. Gesù risponde a loro: giunti a quel punto andate da Giacomo il giusto, spettano a lui le cose che riguardano la terra e il cielo, cioè doveva divenire la guida. E qua ovviamente si scontra col discorso di Pietro: sei la mia pietra. Ma non è vero neanche quello, perché uno è una guida di una cosa e uno è la guida di un'altra. La vedremo andando avanti. Spero che anche questi 3 logia vi abbiano interessato, vi abbiano incuriosito, vi aprano a un percorso intellettuale e spirituale. Ci vediamo in un prossimo video, e un prossimo video che riguarda il Vangelo di Tommaso. A tutti un caro saluto, ciao da Armando. Ciao!